Ciao a tutti, ecco qui la terza parte del video riguardante la sostituzione del cappuccio rovinato, facente parte della serie 10 minuti alla volta. Trovate il link dei video precedenti nell'info box. Nel video precedente avevamo concluso con la cucitura del contorno del cappuccio. Adesso che abbiamo unito il collo intorno, lo dobbiamo incatenare. Vi ricordate che abbiamo disfatto delle cuciture che fissavano il collo nella cucitura centrale? Ecco, si chiama incatenatura per evitare che il cappuccio si stacchi, la fodera del cappuccio si stacchi dal cappuccio vero e proprio e faccia difetto. Quindi adesso rifacciamo l'incatenatura. Come si fa l'incatenatura? Si prende il cappuccio, lo si gira dal dritto, si tiene nel modo corretto in modo che non sbordi la fodera dall'altra parte e a circa 5 cm lo fermiamo con il dito, lo prendiamo e uniamo le due cuciture insieme con una piccola saldina. Una saldina è una cucitura solo per fermare le due parti insieme, ok? Lo facciamo in 2 o 3 parti del cappuccio questo lavoro. State attenti a non pizzicare le cuciture. È una salda, vedi? Così. Via, tagliamo. Prendiamo l'altro pezzo del cappuccio. Attenzione, non deve tirare, quindi la fodera tenetela morbida. Facciamo un'altra saldina. E via. Adesso controlliamo se è necessario farne delle altre. Ecco qua, le saldine terranno fermo il cappuccio nella bombatura, ok? Controlliamo che non faccia difetto, mi sembra proprio di no. Ecco qua. Allora, cosa facciamo ora? Prendiamo degli spilli e fermiamo il cappuccio che non sbordi dal dritto. La fodera non deve vedersi dal diritto, l'effetto deve essere così e non deve spuntare il nero, in questo caso, della fodera, d'accordo? Bene, passiamo quindi a puntare con gli spilli il nostro cappuccio. Volendo potete fare anche un'impuntura solo all'interno del cappuccio, quindi dovete tenerlo aperto e impunturare da questo lato. In questo modo il cappuccio non sborderà mai. Se vi piace il mio cuscino per gli spilli, potete trovare nei video del canale precedente il tutorial per farlo. Sto cercando di fare il lavoro nel modo più semplice, in modo che sia adatto a tutti quanti, ma se volessimo fare una cosa più minuziosa ci sarebbero anche altri metodi per farlo, come ad esempio l'impuntura di cui vi parlavo prima, disfare tutta la scollatura, ma non è il caso. Oltretutto questa è una felpa che insomma ormai è anche un po' consumata, quindi non ne varrebbe nemmeno la pena. Ecco qua.
tenetelo tirato all'indietro, perché dopo faremo l'impuntura, quella più larga, quella fermerà tutto quanto, che è quella della coulisse. Benissimo, ora non ci resta che fermare anche l'angolino in fondo del cappuccio, perché se è fermato con lo spillo il lavoro riesce sicuramente in maniera differente. Allora, quando verremo noi giù con l'impuntura, anche qua avremo da dare un paio di puntini a mano, non so se riuscite a vedere in fondo. Siccome non ci possiamo congiungere con la cucitura dello scollo perché non l'abbiamo disfatta, la parte inferiore la fermeremo e la fisseremo con dei punti a mano. Lo facciamo di qua e anche dall'altra parte. Il cappuccio lo girate a rovescio in modo che vedete, in modo da vedere la lunghezza dove fermarlo qua, vedete, dove faremo poi i punti a mano. Potete, volendo, già fermare con gli spilli anche la parte sotto, così dopo possiamo procedere con l'impuntura e terminare il lavoro, d'accordo? Mi sembra di essere Vanna Marchesini. Allora, state un po' più su con lo spillo, quando poi faremo il punto a mano abbiamo bisogno di un po' di spazio, ecco, circa mezzo centimetro, in modo da riuscire a infilare lo spillo sotto. Puntatevi il centro magari, stando attenti che non tiri. Ecco qua. Se c'è un po' di morbidezza lasciatela, la facciamo andare, perché questa morbidezza eviterà che il cappuccio faccia difetto. Ovviamente non deve essere una cosa esagerata. Il tessuto è elastico, potete aiutarvi in tanti modi, anche tirando quello sotto. Usate molto le mani quando fate questi lavori, sono loro che sistemeranno il tessuto. Se imparate a usare le mani potrete correggere dei difetti anche durante la confezione. Ecco qua, abbiamo fissato anche sotto, lo giriamo anche dal dritto per vedere se faccia difetto. No, direi che è a posto, quindi possiamo fare la seconda impuntura, quella che ferma la coulisse. Qui ci vorrà il filo grigio, adesso lo sostituisco perché io ho un filo nero. Ecco qua, datemi un minuto per sostituire il filo, mettiamo quello giusto. Allora, eravamo sullo zig zag per fare l'impuntura. Possiamo usare anche punti stretch forniti dalla macchina da cucire. Guardate sulla tabella che avete e andate sul simbolo corrispondente. Nel mio caso è grigio scuro,
Verso lo 0 il punto è più corto e verso il fondo il punto è più lungo, chiaramente. Tengo il punto dritto, questo è un punto fatto apposta per i tessuti stretch, e impunturo mettendo la E, che sarebbe il punto dritto. E con i 10 minuti di oggi abbiamo quasi portato a conclusione il nostro lavoro. Vi ricordo di iscrivervi al canale e commentare il video. Il tuo feedback è molto importante per creare contenuti sempre più vicini alle vostre esigenze. Se vuoi essere avvisato ogni volta che esce un nuovo video, ricordati di attivare la campanella. Se ti fa piacere, puoi offrirmi un caffè virtuale cliccando il link nell'info box. Sentiti libero, se trovi validi ed aiuta i miei contenuti, di donare la cifra che puoi. E se non puoi, sarò felice ugualmente se mi lasci un bel like. A presto, ciao!